Allora, salve a tutti, io sono Angela Stella La Rosa e questo è Alieni Umani, una questione di contatto. Sono video brevi quelli che sto facendo per cercare di far insomma arrivare certe informazioni anche a tutte le persone che non riescono il venerdì sera ad essere in diretta con noi e che si spaventano un po' davanti, no, alla mole di video che ci sono ormai sul mio canale e tutti i video che durano insomma tantissime ore, no? Una media di 2 ore e mezza, 3, abbiamo fatto anche puntate da 4. Capisco che può essere anche complicato andare a cercare le informazioni in dei video così lunghi, benché poi sul canale ho cercato di suddividerli per tema. Quindi questo video breve è un video che è dedicato completamente alle razze con cui ho a che fare. Ora, con buona pace di tutti gli altri che non si ritrovano nelle mie esperienze, io questo ho e questo posso raccontare. E devo dire altresì che invece in questi ultimi 2 anni, soprattutto grazie anche al fatto che vado in onda, ho trovato molta gente che invece no, ha proprio le stesse identiche esperienze. Allora, benché ci siano tantissime altre razze, molte delle quali ho avuto no, modo proprio di vederle, perché le ho viste nelle basi e anche in altre situazioni, però di queste altre razze non parlo perché non hanno effettivamente contatto con noi esseri umani, cioè nel senso che spesso magari osservano, sono presenti nelle basi, ma non interagiscono direttamente. Quelli con cui ho a che fare, che interagiscono direttamente, sono 4 razze aliene. Queste 4 razze sono presenti sia durante il prelevamento e a volte uno li può anche no, trovarseli in casa, come nel caso dei piccoletti, oppure averci proprio dei veri e propri contatti che sono un po' al di là del prelevamento, e sto parlando della razza dei biondi. Però andiamo con ordine. Allora, i piccoletti, conosciuti anche come grigi, ecco, io ho preferito dare a tutte queste razze un nome particolare, un nome proprio, inventato, ci tengo a dire, totalmente da me, ecco, non è che nessuna di queste razze mi ha detto sì sì, mi sta bene, chiamami così, no, assolutamente, ecco. È un nome che ho preferito dargli io proprio per evitare confusione con tutte le altre, no, gli altri racconti che fanno gli altri, perché molto spesso, soprattutto in certe descrizioni, io non mi ritrovo proprio. Quindi, andando con ordine, dicevo i piccoletti. I piccoletti sono i grigi, sono diversi però da quelli almeno che ho visto disegnati in giro alle descrizioni, non mi ritrovo con le descrizioni che ci sono in giro di questa razza. Innanzitutto è una vera e propria razza biologica, quindi sono fatti di carne ed ossa, non sono robot, provano anche loro delle emozioni, hanno e vivono tutta una gamma di emozioni che in tutti questi anni ho potuto anche no, constatare con mano. Sono una razza dove non sono stata in grado finora di distinguere no, i sessi tra maschio e femmina. Tutti quelli con cui ho avuto a che fare io mi sembrano proprio no, quasi diciamo al 90%, sono quasi sicura di poter dare questo dato, appunto sono tutti quanti di sesso maschile. Sono piccoli, saranno alti al massimo 1,40 m, ecco, molto magri, con 2 braccia, 2 gambe, una testa come la nostra, diciamo, quindi l'aspetto è comunque in qualche modo umanoide, solo che sono totalmente diversi dalle nostre, non hanno assolutamente le nostre fattezze. Hanno questo corpo magro, molto, molto magro, molto esile, sono però altresì molto forti, ecco, li ho visti proprio, no, e sono assolutamente in grado, io non mi ritrovo molto, no, con la storia che molti dicono di averli picchiati, di avergli dato pugni, eccetera, eccetera. Io spesso ho provato, ecco, mi è capitato, soprattutto quando ero giovane, no, di averci anche a che fare fisicamente, sono fortissimi o non sono, insomma, forse non stiamo parlando degli stessi esseri, ecco, penso questo. Quindi hanno questa pelle, diciamo, sembra una pelle, ma potrebbe benissimo essere una membrana che li ricopre completamente, di color grigio, grigio perlaceo, ha una consistenza toccandola, insomma, il corpo è come no, il nostro, cioè c'è una consistenza di carne, anche se un po' più rigida,
è un po' più rigida e questa pelle leggermente m'ha dato la sensazione di essere tipo appena, come posso dire, simile alla carta vetrata, ma quella proprio fine, non sarebbe neanche azzeccato questo di paragone, ma non me ne vengono in mente altri. E, hanno una testa leggermente più grande, insomma guardandoli effettivamente è un pochino più grande come proporzione del corpo, ma non è quella testa enorme o a pera, no, che vedo disegnata. No, non mi ritrovo proprio, hanno una testa tonda, leggermente un po' più grande, hanno un aspetto, appunto li chiamo piccoletti perché hanno comunque un aspetto abbastanza dolce, con questi occhi molto grandi, anche questi ricoperti di una membrana nera, completamente nera a mandorla, ce li hanno molto grandi, prendono una buona parte del viso, poi hanno il naso e una bocca molto piccola, come se fosse semplicemente una fessura, con direi, no, delle labbra proprio fine appena accennate. E hanno 5 dita nelle mani, cioè ogni mano ha 5 dita, solo che sono molto più lunghe, molto più affusolate, ecco. Non mi ritrovo col discorso che c'hanno le ventose sulle dita, no, hanno delle dita normali, molto più affusolate, molto più magre delle nostre, molto più lunghe, ecco, questo sì. Sono, come dicevo, una razza vera e propria biologica, intervengono spesso durante le prime fasi del prelevamento, sono loro che ti entrano per esempio in stanza, di solito sono in un numero dispari, io ne ho visti sempre entrarmi nella stanza, almeno erano in 3, almeno 3, poi svolgono dentro, durante il prelevamento, varie mansioni, hanno e pilotano i loro mezzi, io mi sono ritrovata dentro un loro mezzo, quindi e so che è il loro perché proprio anche la grandezza, no? Mentre passavo per questo corridoio, io sono alta 1,70 m, mi dovevo un po' abbassare, quindi mi sono resa conto che era proprio un mezzo guidato da loro, insomma un loro mezzo. Quindi hanno una tecnologia, sono in grado di manovrare, benché hanno questo, ecco, io li chiamo affettuosamente, tra virgolette, piccoletti, però resta il fatto che è proprio una vera e propria razza con delle conoscenze che noi ancora neanche riusciamo ad ad immaginarcele. E spesso, spessissimo anzi, hanno, dove sono loro ci sono anche quelli che io ho chiamato biondi. E veniamo quindi a questa razza. I biondi li ho chiamati così, ma non sono solamente biondi, ecco, all'interno di questa razza potete vedere anche, no, alcuni di loro che hanno i capelli più scuri, di questa razza ci sono anche, no, le donne, le femmine, per cui hanno i capelli più chiari, più scuri, comunque li ho chiamati biondi perché ricordano, in larga misura ricordano le popolazioni del nord dell'Europa, no, del nostro mondo, e quindi hanno queste fattezze qui, sono tutti molto alti, hanno un'altezza che varia tra l'1,85 e l'1,90 m, insomma sono molto alti, però nessuno di loro è alto 3 metri, 4 metri, 5 metri, insomma sono comunque altezze che ho visto, no, riscontrabili anche nella nostra di razza. Hanno quindi questo aspetto, proprio umanoide, solo che quando te ne trovi uno davanti sai perfettamente che, no, non sono assolutamente umani. Hanno delle capacità molto particolari, sono in grado per esempio di entrare in una sorta di risonanza col nostro organismo e quindi sono in grado di farti produrre anche delle sostanze, per cui quando sei davanti a loro a volte cioè l'impatto, no, sei lì in una situazione di totale spavento, poi iniziano a parlarti e tu cominci a sentire un grande amore, quindi significa che sono in grado di entrare in qualche modo in contatto con la tua biologia e farti produrre ossitocina, insomma delle sostanze che ti mettono in una situazione di molta calma e ti fanno provare dei sentimenti nei loro confronti molto simili, insomma, all'amore, no? Al volergli bene. In realtà poi ti rendi conto, almeno io me ne sono resa conto, che queste non sono emozioni reali, cioè non ne posso provare 2 secondi prima spavento incredibile, 2 secondi dopo, no? Quindi mi sono resa conto che è qualche cosa che sono in grado di fare a loro.
sono tutti molto molto belli, sia gli uomini che, cioè i maschi che le femmine, hanno questi tratti somatici molto simmetrici, molto proprio, non sono belli, quando dico sono belli non intendo dal punto di vista del mio gusto personale, intendo proprio a livello simmetrico. Qualsiasi persona sulla faccia della terra davanti a un biondo o davanti a una bionda li troverebbe assolutamente molto belli. Di questa razza specifica ho notato una differenza, cioè ho notato che ci sono anche dei biondi, ecco, devo indagare chiaramente meglio su questo argomento, però ho visto soprattutto nelle basi, durante insomma le fasi in cui hanno a che fare con noi, durante queste fasi qua, molti di loro quando si, no, affaccendano su di me per fare, penso, no, dei prelievi, però quando parlo di prelievi non intendo gli stessi che faremo noi in un laboratorio medico, ecco, di altro tipo, diciamo totalmente anche con della strumentazione che non la conosco, che non conosco e che non è appannaggio delle conoscenze almeno mediche, no, dell'essere umano. Quindi fanno delle cose, noto insomma che quello che fanno si potrebbe riferire a degli esami. Ecco, io ho notato che molto spesso quelli che si occupano di queste cose qui sono sempre appartenenti alla razza dei biondi, ma hanno un aspetto che io ho definito proprio tra virgolette, grandi virgolette, perché non ho altri termini, un po' plasticoso, cioè hanno questi tratti somatici perfetti, sembrano scolpiti, ed è un impatto molto forte perché ti ritrovi proprio con un aspetto, sì, no, umanoide, sì, molto simile agli altri biondi, però ti rendi conto che c'è qualche cosa che li rende in qualche modo così un po' asettici, ecco. Chiaramente anche loro non sono robot, ecco, questo ci tengo a specificarlo, non sono robot, sono sempre esseri insomma in carne ed ossa, con tutta la loro struttura anche a livello emotivo, no? Sentimentale, non so come dichiararlo, no? Come dire, però insomma non sono macchine, questo voglio dire, non sono robot sintetici, sono proprio carne ed ossa, no? Hanno insomma una struttura biologica. Ecco, quindi dei biondi potrei dire che ci sono queste due differenze. I biondi, alcuni di loro, sono assolutamente in grado di anche di confondersi tra di noi, se vogliono, lo possono tranquillamente fare, nessuno si accorgerebbe di loro. Io mi sono trovata spesso a riflettere su questa cosa perché l'ho visti, no? Mi è capitato di vederli, cioè se qualcuno di noi dovesse ritrovarsi in una grande stazione di treni o dentro, che ne so, no, un aeroporto e ci fosse un biondo o una bionda, vi assicuro che nessuno sarebbe in grado, no, di riconoscere, ah sì sì, lui è un biondo, perché sono proprio in grado anche di rendersi in qualche modo, no, di non attirare l'attenzione. Non so come fanno, anche qui evidentemente è qualche cosa a livello tecnologico o magari qualche cosa che sono proprio in grado di fare come capacità fisica di risultare un po' anonimi, no? Di risultare un po' anonimi, ed è insomma abbastanza di impatto, perché mi è capitato una volta di vederne uno in una stazione e nessuno sembrava come camminava tranquillamente come qualsiasi altra persona, vi assicuro, solo per quanto era alto, perché era quasi 1,90 m, di una bellezza fulminante, si sarebbe dovuta girare, no? Tutto, tutte, poi era estate, era pieno di ragazze, eccetera, eccetera, nessuno che lo guardava ed era un po' strana come situazione, ma aveva molto colpito, e questa cosa me l'hanno raccontata anche altri, quindi mi dà da pensare, mi dà da pensare. Ovviamente se decidono di avere contatti, di avere a che fare con qualcuno, state sicuri che sono in grado assolutamente, quando ecco un biondo ti parla, tu non hai nessun dubbio, benché l'aspetto è umanoide, simile al nostro, non hai nessun dubbio di trovarti davanti a un alieno. Chiaramente sono anche loro in grado di fare delle cose, no? Ecco, proprio a livello biologico con il proprio corpo, che non sono particolari, che non sto qua a raccontarvi in questo momento, perché appunto facendo ricerca ho bisogno anche di mantenere alcuni particolari anche importanti
tenerli per ora ancora celati, perché ho bisogno di avere dei riscontri, altrimenti viene qui qualcuno, mi dice che ha incontrato un biondo e mi dice esattamente quello che gli ho detto io e io non ho capacità, no, per capire. Spesso poi neanche la incontro fisicamente la persona che mi parla, o mi parla via mail o mi parla per telefono, quindi diventa un po' complicato. Però ci sono delle cose che sanno fare, che se uno ha avuto a che fare con i biondi queste cose, insomma, le sa assolutamente. La razza dei biondi è anche l'unica che si è occupata in tutti questi anni di avere anche contatti, quindi non solo prelevamenti, ma anche veri e propri contatti che si svolgono sempre in carne ed ossa. Ecco, non è, ci tengo a precisarlo nuovamente, io non ho esperienze mentre dormo, non ho esperienze in astrale, ho sempre solo avuto esperienze con esseri in carne ed ossa mentre io sono sveglia, no? Magari un po' intontita, ma sveglia, assolutamente sveglia. Ecco, i biondi quindi si occupano anche dei contatti e con loro, più o meno all'età tra i 14 e i 16 anni, è stato quello il periodo in cui ho avuto i primi incontri con questa razza, quindi al di là del prelevamento. Poi questi incontri a volte nell'arco della mia vita si sono un po' intensificati, in altri periodi magari non ce n'erano più. E ultimamente invece sono tornati a chiacchierare con me. Il contatto avviene in questa maniera, normalmente ti vengono proprio in stanza, ecco, a livello tecnologico vengono in stanza, oppure li incontri, oppure ci parli anche attraverso, no, i mezzi che conosciamo, che abbiamo a disposizione, utilizzano tutto, ecco, utilizzano tutto quello che è a nostra conoscenza per avere un contatto con te, e si inizia a parlare. Di solito il dialogo è fatto di domande da parte mia e di domande da parte loro, c'è un vero e proprio dialogo. Per quanto mi riguarda non mi è stato mai affidato nessun compito, non mi è stato mai detto ti diciamo questa cosa così la divulghi, è tutto lasciato al mio libero arbitrio, quindi sono vere e proprie chiacchierate, io poi decido cosa raccontare e cosa non raccontare eventualmente. Ecco, e la razza dei biondi sono sempre stati solo ed esclusivamente loro ad occuparsi dei contatti. Durante il prelevamento hanno un abbigliamento molto particolare. Ho visto soprattutto i biondi, i maschi, vestiti con questo corpetto abbastanza aderente e questa calzamaglia, anche essa abbastanza aderente, con degli stivaletti che poi hanno anche una funzione, sono in grado di farli per esempio levitare, no? E questo completo è di un colore azzurro, a volte hanno anche un qualche cosa, direi uno stemma, qualcosa sul petto che ha una colorazione giallognola, ecco, diciamo così. Gli ho chiesto altre volte, perché io poi li ho visti anche vestiti, diciamo, no, in abiti civili, ho visto anche delle bionde vestite con un tailleur, gonna e giacca di colore scuro, quindi le ho viste insomma che portano questi capelli legati a coda, insomma li ho visti anche con abiti abbastanza umani, oserei dire umani, no? E gli ho chiesto come mai invece durante il prelevamento indossano questa sorta di uniforme. Mi è stato detto che è un abito funzionale a quello che stanno facendo, quindi di un tessuto evidentemente, no? Ci saranno dei motivi, per cui ho visto che durante la fase del prelevamento alcuni di loro sono vestiti in questa maniera, con questa calzamaglia. Ecco, ci tengo a dire, non è una tuta. Non è una tuta, l'ho vista proprio bene, è proprio fatta da due parti distinte. Questo corpetto, questa maglia abbastanza stretta e questi direi fusò, insomma, pantaloni molto aderenti, tubolari, insomma, evidentemente c'è un motivo, ancora non sappiamo il perché, però c'è questa distinzione durante i prelevamenti. Quando abbiamo avuto dei dialoghi, io non ho mai visto un biondo o una bionda vestiti in quella maniera, ecco, vengono in abiti, diciamo, abbastanza civili, abbastanza simili ai nostri. In alcuni casi mi è capitato di vedere dei biondi e delle bionde, scusate, ma qua c'ho purtroppo è estate, no? È appena passata davanti ai miei occhi una zanzara e vabbè. Allora, dicevo, mi è capitato anche di vedere dei biondi con degli abiti veramente mozzafiato. In alcune occasioni
mi è capitato di vederli, di vedere questa cosa qua, quindi vestiti, come vi posso dire, come se fossero degli abiti da sera per noi di una foggia inimmaginabile. Mi è capitato anche questo, e questo stesso dettaglio mi è stato raccontato anche da altri prelevati più e più volte, no? Più e più volte, di averli visti in occasione dei prelevamenti, ad esempio, di averli visti, di essere stati portati in alcuni posti dove tutti quanti loro erano vestiti in questa maniera così, oserei dire, magnificente, insomma, no? Con questi abiti veramente incredibili, veramente come se fossero gran sera, ecco, non so proprio, ma neanche questo, neanche dire che erano vestiti da gran sera rende bene l'idea. Ecco, questa è la razza dei biondi. Poi c'è un'altra razza che ho chiamato bianchi, proprio anche qua per non confonderla con i vari nomi che gli sono stati dati, eccetera, eccetera. Allora, questa è una razza anche loro biologica. Di questa razza non ho mai visto appartenenti al sesso femminile. Tra le altre cose, insomma, adesso è un dato, però, insomma, io, siccome vestono in una maniera particolare questi esseri, hanno sempre questa tunica molto bianca anch'essa, perché la loro pelle è anche bianca, comunque questa tunica molto leggera che a volte mentre si muovono è anche un po' trasparente, lascia intravedere, no, il sotto, per cui hanno sempre questi pantaloncini, oserei dire, aderenti, ecco, molto aderenti, e lì, ecco, devo dire che io non ho visto le forme che rendono, no, che rendono il sesso maschile, quindi mi fa pensare che hanno anche una riproduzione completamente diversa dalla nostra. L'aspetto è totalmente maschile. Questi sono esseri molto alti, sono la razza forse tra le più alte che ho visto, però nessuno di loro, torno a ripetere, supera i 3 metri, 4 metri. Sono tutti molto alti, più di 2 metri, insomma, no? Però queste sono anche queste altezze sono altezze che noi ritroviamo anche nella nostra di razza. Basta andare a guardare dal vivo qualsiasi, no, partita di pallacanestro o pallavolo. Ecco, io che sono alta 1,70 m, spesso quando mi capita mi sento proprio, no, bassissima, una nana, questi tutti dei giganti. Comunque la razza dei bianchi l'ho chiamata così perché hanno proprio una pelle totalmente bianca, ma quando dico bianca non intendo i nostri albini, intendo proprio una pelle di un bianco talmente bianco che non si vedono neanche le venuzze sotto, insomma, no? Perché poi, come ho già detto, sono esseri in carne ed ossa hanno anche loro le loro emozioni, benché questa specifica razza è molto razionale, molto logica, no? Anche nei movimenti sono sempre controllati e non fanno mai qualcosa in più, insomma, non si lasciano andare, sono molto efficienti. Ecco, la sensazione che tu hai quando ne hai uno davanti è proprio l'efficienza e la logica più assoluta. La logica più assoluta. Sono tutti quanti chiaramente diversi uno dall'altro, per cui anche questo, voglio dire, no, sottolinea il fatto che non sono robot, nessuno di questi esseri è un robot o un essere, no, finto, è proprio una vera e propria razza specifica con il loro pianeta, la loro storia e via dicendo. Hanno quindi questa pelle bianca, bianca marmo, più bianca di, non so spiegarvelo, proprio bianchi, e hanno un viso molto particolare. Ora, la struttura ossea del loro viso, benché umanoide, è molto, per certi versi molto diversa dalla nostra, quindi soprattutto nella mascella e nella parte del mento, quindi questa zona qua, per capirci, è tanto tanto diversa dalla nostra la struttura ossea, perché innanzitutto questa mascella è più larga e poi qui sul mento si allunga, arrivando a creare questo mento che viene sporgente verso fuori, quindi è una mascella più ampia con questa cosa che viene qua fuori, e hanno quindi questi zigomi molto prominenti, quindi questa parte qui del viso ha una struttura ossea completamente diversa dalla nostra ed è anche molto difficile renderla, per quello noi stiamo provando a creare dei bozzetti con i nostri ascoltatori, ma anche con addetti ai lavori che sanno insomma disegnare, ed è molto molto difficile disegnare qualche cosa che uno non ha mai visto, anche perché, ripeto, è proprio una struttura ossea diversa dalla nostra, al di là che poi è un viso, no? Al di là che hanno delle fattezze umanoidi.
E l'altra cosa che colpisce di questi esseri sono gli occhi, hanno degli occhi leggermente a mandorla, leggermente allungati, sono degli occhi tra gli occhi più incredibili che io abbia mai visto in tutte queste razze, un color ghiaccio molto particolare, quando un bianco ti guarda ti sembra proprio di essere guardata dall'intero universo, sono veramente, ti lasciano senza fiato, rimani proprio lì imbambolata con questo sguardo che dire profondo è veramente, veramente poco, è qualcosa che proprio ti agghiaccia, ecco. E poi hanno questa fronte molto prominente, io ho una fronte alta e tonda, ecco immaginate che loro ce l'hanno molto più ampia della mia, molto più tonda, con i capelli bianchi anch'essi, sicuramente di una cheratina diversa dalla nostra. Io proprio i primi tempi che studiavo questi particolari in questi esseri pensavo fossero prodotti da un intreccio, piccole trecce, no? Perché sono proprio spessi, invece poi guardandoli bene mi sono resa conto che sono proprio capelli, ma di una cheratina diversa dalla nostra, quindi molto più spessi. Li hanno tutti quanti fino alle spalle, lisci, li portano tutti quanti lisci fino ecco all'inizio delle spalle con una riga in mezzo, tutti quanti ce li hanno in questa maniera e l'attaccatura parte da molto alta sulla fronte, molto alta, diciamo a 2 o 3 centimetri dalla fine di questa fronte molto spaziosa, ecco parte l'attaccatura dei capelli, no? Parte molto molto alta. E quindi l'unica differenza che ho visto nel vestire di questi esseri con questa tunica è la differenza che alcuni hanno una scollatura fatta a V molto ampia, che addirittura arriva proprio all'altezza del petto, lo lascia scoperto, e alcuni invece hanno diciamo una tunica con un piccolo colletto alla coreana, ecco questa è la cosa. Poi un'altra cosa che ho notato che hanno tutti quanti loro e visto quanto sono razionali, quanto sono proprio no, logici, mi è stato detto che questa è una razza di puri genetisti, quindi non solo intervengono su noi adulti chissà per far cosa, ma si occupano anche della genetica, dal punto di vista della genetica del pianeta. Infatti loro sono tra le razze che spessissimo no, si lamentano in maniera veramente pesante su come noi esseri umani stiamo trattando questo pianeta. Per loro è fondamentale, insomma, l'esistenza, il mantenere vivo questo pianeta. Ecco, questa razza qua porta tutti loro, indistintamente, un medaglione al collo. Ora, quando parlo di medaglioni intendo una catena molto semplice, fatta proprio da una catena di anelli che si attaccano l'uno all'altro, molto massiccia. A me in tutti questi anni è sembrata composta di oro massiccio, perché il colore è quello, mi dà proprio l'impressione che sia fatta d'oro. Molto lunga, quindi non hanno un medaglione che arriva qua, hanno un medaglione, una collana, diciamo, fatta a maglie molto grandi, molto spessa, e arriva poi alla fine con un medaglione che è di più o meno no, di questa grandezza qua, quindi abbastanza grande, e che chiaramente non portano per bellezza. Quel medaglione io gliel'ho visto usare, ho visto che si apre, che ha degli ingegni, delle cosine dentro, quindi lo utilizzano. È un medaglione che arriva, diciamo, all'altezza più o meno del nostro ombelico, ecco, immaginate quindi loro alti 2 metri, immaginate questa catena quanto può essere grande. Ce l'hanno tutti quanti loro, molto, come vi ho detto anche qua, il medaglione è proprio massiccio, molto grande ed è una cosa che insomma noti perché sono vestiti tutti di bianco, così asettici, così irrazionali e poi hanno questa catena al collo con questo medaglione. Insomma, se hai a che fare con i bianchi è una cosa sicuramente che non puoi non notare. Insieme a questa razza, ma non solo insieme a questa razza, perché questa che vi sto per descrivere l'ho vista anche durante altre fasi del prelevamento, soprattutto la prima fase intervengono, sono quelli che ho chiamato testa strana. Di questa razza qui sono presenti anche le femmine, quindi ci sono testa strana maschi e testa strana femmine.
Questa razza qui ha dei poteri incredibili dal punto di vista mentale, sono proprio in grado di entrare nella tua testa, di entrare nella zona ricordi e per esempio di andare a pescare dei ricordi ai quali neanche tu più, no? più pensavi. Li ho visti e mi hanno fatto delle cose, sono in grado di farmi delle cose veramente da lasciare senza fiato. Ora, chiaro che loro intervengono creando una sorta di ipnosi, è chiaro che poi in base alla persona questa ipnosi può essere più o meno efficace. Vi spiego il perché dico questo, perché ci sono state molte volte che quando arrivo nella base arriva un piccoletto, questo testa strana mi dice di guardarlo negli occhi, io 2 secondi dopo quel piccoletto non lo vedo più come un piccoletto ma lo vedo come un bambino. Ora, una parte del mio cervello si rende conto perfettamente che quello lì è un piccoletto, è un grigio, non può essere un bambino, però io continuo a guardarlo così. A forza di riflettere mentre cammino con questo che appunto mi sembra un bambino, mi rendo conto, evidentemente il mio cervello fa qualcosa per cui quell'ipnosi, clic, no, non funziona più e io ricomincio a vederlo per le fattezze che ha, quindi non è un bambino. Così come durante i prelevamenti a volte mi è successo, no, di guardarmi intorno e ci sono i bianchi che mi stanno facendo delle cose e a me sembra di stare nella mia stanza, però poi vedo un bianco che cammina allontanandosi e nella stanza dove è la mia stanza ha delle proporzioni totalmente diverse da quelle che permetterebbero a un bianco per esempio di camminare così tanto, no? Perché è un ambiente più stretto. Quindi lì anche io che penso che intervenga il testa strana e che in quel momento, anche per farmi stare tranquilla, anche per fare in modo che questa esperienza non vada a inficiare sulla mia vita, è più facile, no? Aprire gli occhi e immaginare e farmi vedere che sto nella mia stanza. Poi questa cosa non funziona più, io mi rendo conto del posto dove sto, insomma. Li ho visti spesso, ecco, quindi questa razza dei testa strani intervenire nella prima fase durante il rapimento e anche coadiuvando in qualche modo quello che è il lavoro dei bianchi. Questi testa strana come sono fatti? Perché li ho chiamati testa strana? Li ho chiamati così perché i nomi che gli ho trovato in internet non mi corrispondono. Intanto non hanno una testa a cuore, spesso vengono chiamati testa a cuore, non hanno una testa a cuore, hanno un cranio molto grande. Ecco, questa è una razza anche qui molto difficile da disegnare perché la struttura ossea del loro viso è proprio completamente diversa dalla nostra. Già con i bianchi avevamo questa struttura, questa fronte, no, però la fronte bene o male, no, è simile alla nostra, gli occhi sono simili alle nostre e la struttura ossea qua sotto insomma è diversa, però ci si può arrivare. Mentre per quanto riguarda il testa strana non hanno assolutamente un aspetto umanoide, cioè hanno un aspetto umanoide ma non hanno un volto umano, quindi hanno questo cranio soprattutto molto grande, suddiviso, cioè i 2 emisferi sono ben visibili, quindi questa fronte molto ampia e questi subito dopo, no, questo cranio che da noi diventa tondo, da loro invece si amplia anche lateralmente, anche dietro, vedendoli da dietro si vede proprio questa massa, no? Questi 2 emisferi cerebrali evidentemente così sviluppati che hanno bisogno anche di una scatola cranica adatta, quindi è una scatola cranica unica, dove i 2 emisferi sono veramente ben visibili. A questa altezza, nell'altezza della parte alta della testa, addirittura si possono intravedere le vene, non hanno capelli, hanno qualche pelo, ma non hanno capelli. Quindi questa testa, per quello l'ho chiamati testa strani, è molto molto evidente. Questi sono esseri alti 1,50 m, nessuno è più alto, non ho visto altri esseri più alti, sono alti più o meno, insomma, tra gli 1,50 e 1,55, però insomma non l'ho misurati, però io sono alta 1,70 m, quindi più o meno, no, mi arrivano più o meno qui, quindi insomma sono riuscita a fare un po' di proporzioni. Hanno appunto un aspetto molto massiccio, sembrano insomma belli in carne, belli rubicondi, vestono anche le donne, anche quelle del sesso femminile, con un saio marrone fatto di una tela grezza come se fosse juta, quindi niente di elaborato, che li copre tutti quanti, quindi non sono riuscita a vedergli bene le fattezze corporee, però bene o male, no? Hanno 2 braccia, 2 gambe, un tronco come il nostro, molto più massiccio.
Il viso, che quella è la cosa che sono riuscita, no, in tutti questi anni a vedere meglio, e nel gruppo Alieni Umani sono presenti un paio di bozzetti che abbiamo fatto noi, insomma, che prelevati, che abbiamo avuto a che fare con questi esseri, sono purtroppo fatti da persone che non è che hanno la mano, no, di un disegnatore. Qui non solo ci vorrebbe un disegnatore, ci vorrebbe qualcuno che capisce anche di struttura ossea, sapete, quelli che ricostruiscono i volti attraverso gli scheletri, per esempio, no? Ecco, servirebbe un lavoro di quello, quindi non è semplice. Il volto è molto particolare, hanno questi occhi intanto molto grandi, con queste ciglia cespugliose, molto grosse, che insomma anche arcuate, la parte ossea delle sopracciglia è un po' in fuori, molto cespugliosa, insomma, con questi occhi grandi, tondi, molto grandi, color oro, dorati direi. Hanno la parte del naso più avanti, ecco, io adesso do questa indicazione, ma prendetela molto con le molle, perché non c'è nulla che me li ricordi poi perfettamente. Direi, se guardate il muso di alcune tartarughe, questa parte qui frontale, questo naso qua me lo ricorda, questa parte ossea centrale del viso me lo ricorda molto, no? Quindi hanno questa cosa qua con un nasino piccolino, comunque con le due narici molto che si vedono, molto grandi, molto larghe, con questo muso, insomma, con questa parte ossea prominente, e hanno poi tutta questa pelle, tutta la pelle, a parte il loro colorito, è un marroncino, terra siena bruciata, insomma, è un colore scuro, insomma, un marrone totalmente diversa dalla nostra pelle, e l'hanno tutta quanta cadente, nel senso è piena di pieghe, ma non come i nostri anziani. Mi ricorda di più le persone con qualche chilo di troppo che insomma la pelle comincia a fare delle pieghe sotto il collo, perché loro poi che cosa succede? Che qui insomma hanno questo naso, hanno, no, una struttura ossea che qui si va allargando perché c'è il cranio, e questa parte sotto è molto particolare perché non hanno il mento, hanno questa cosa, questa pelle che è tutta ripiegata sotto questo collo molto largo, un collo proprio, si direbbe collo taurino, quindi molto largo, con tutte queste pieghe di pelle che scende, e la pelle ricorda un po' quella degli elefanti, sia per texture che per come fa, no, come scende le pieghe. Quindi non è una pelle, cioè tu quando ce l'hai davanti non hai l'impressione di vedere un anziano, ecco, lo vedi insomma, no? Che non sono degli anziani, non sono paragonabili ai nostri anziani per come gli cade la pelle, è proprio una pelle che ha questa particolarità, è tanta, scende in questa maniera facendo tutte quante queste pieghe, soprattutto qui nella zona del collo, e ha una texture diversa dalla nostra, ha una texture, ecco, ho ritrovato, se andate a vedere alcune foto di questi elefanti, si vede questa pelle fatta tipo a scacchiera, insomma, no? Hanno quel tipo di pelle là. Hanno 5 dita per le mani, ma tutti gli esseri che io ho visto nella mia vita, nessuno aveva 3 dita, 6 dita, 10 dita, no, tutti quanti 5, benché le loro mani siano un po' grassottelle, un po' particolari, non sono proprio identiche alla nostra, hanno comunque 5 dita, un po' più, ecco, massicce anche loro, massicce anche loro. Questo viso è anche difficile descrivervelo, è anche difficile riportarlo, però come ho detto ci sono un paio di bozzetti, stiamo lavorando su quelli, vediamo dove possiamo arrivare. Queste sono le razze aliene con cui ho a che fare. Poi come ho detto ce ne sono tante altre, ma tutti questi altri non hanno contatti diretti, cioè può capitare ad esempio di scambiarci qualche parola, può capitare di vederli, si può capitare di vederli in giro durante alcuni prelevamenti, te li puoi vedere nelle basi, ma non intervengono direttamente con noi, per questo ho deciso per ora di non raccontarvele, proprio per non creare altra confusione, no? Perché ormai di questi alieni si dice di tutto e di più. Ora, poi, oltre le razze aliene ci sono quelli che io ho chiamato guardiani. I guardiani cosa sono? Sono anche loro alieni, però è una razza ibrida, quindi l'unica progenie aliena presente sul nostro pianeta. Li ho chiamati guardiani. Questi guardiani hanno un aspetto totalmente identico al nostro, quindi se tu ti trovi davanti un guardiano non sei assolutamente in grado di distinguerli dagli altri. Alcuni di loro, di questi guardiani,
hanno deciso di vivere in mezzo a noi e quindi anche di avere compagni e compagne umane, ma è chiaro che se loro decidono, scelgono un compagno umano o una compagna umana, questo compagno viene a conoscenza di tutto quanto, è scelto con certi criteri, insomma non è, no, che poi questa persona prende, no, divorzia o prende e se ne va e racconta, no, non funziona così, anche perché la progenie che viene fatta è tutta aliena, cioè tutti i figli delle unioni tra un guardiano e un essere umano, l'unione non segue le leggi di Mendel, per cui l'unione dà origine sempre e solo a ulteriori guardiani. Va bene? Perché ci sono alcuni guardiani che hanno deciso di, no, di continuare a preservare evidentemente qualcosa che paragonarla al nostro DNA è un po' limitativo, perché noi non sappiamo niente di loro, non sappiamo come funzionano a livello genetico, se il loro DNA è simile al nostro o no. Resta il fatto che alcuni di loro hanno deciso proprio di non mischiarsi con la razza umana e quindi si scelgono compagni tra di loro, tra guardiani. Altri invece hanno appunto preso quest'altra decisione. Questa è l'unica progenie che esiste ibrida aliena e sono frutto, almeno così mi è stato detto, sono un frutto dell'unione tra dei biondi e dei sapiens, che non siamo noi, cioè non è la nostra, non siamo noi i sapiens attuali. Quindi chissà quanto tempo fa e chissà magari anche in altri pianeti, io non so, non abbiamo abbastanza dati per avere, cioè quindi tutte le ipotesi sono aperte. Io so che questa sperimentazione non avviene solamente sulla Terra, avviene anche su altri pianeti, quindi non sappiamo esattamente, no, da dove, come è avvenuta questa cosa. So che è l'unione che c'è stata tra dei biondi e alcuni sapiens che non siamo noi. Quindi perché adesso, ecco, c'è da specificare, i biondi non si uniscono con noi sapiens, assolutamente, assolutamente, mentre l'hanno fatto in tempi remoti e chissà in che situazione, e la progenie che è uscita appunto sono questi guardiani che sono presenti sul nostro pianeta e che vivono in mezzo a noi. Ora, vivere in mezzo a noi significa anche che svolgono delle attività come possono essere quelle lavorative, ma un guardiano, siccome svolge la funzione, sono qui per fare appunto i guardiani, che cosa in cosa consiste, almeno da quanto ho capito finora, il loro ruolo consiste nell'occuparsi dell'essere umano, di fare in modo che noi continuiamo, no? Che questa sperimentazione continui, che non ci sia una distruzione della terra, ad esempio. Alcuni di loro evidentemente, chissà per quale motivo, questa cosa ci hanno preso gusto e quindi ci trattano e pensano di noi che siamo, insomma, no, gli piace averci come sudditi in qualche modo e quindi se ne fregano delle condizioni, continuano a governare questo mondo, cioè a gestire più che governare, a gestire questo mondo, interessati solamente al fatto che questa sperimentazione continui, ma non sono preoccupati, no, del nostro vivere, del nostro stato. Altri invece sono preoccupati per noi, sono quelli tra le altre cose che continuano a svolgere il ruolo che avevano sin dall'inizio, cioè di guardiani, a occuparsi di noi, e quindi sono anche coloro che rilasciano delle tessere, sono coloro che hanno a cuore l'esito dell'essere umano. In antichità erano quelli che per esempio si presentavano e raccontavano agli esseri umani come per esempio coltivare i terreni, insomma davano delle conoscenze. Questi guardiani continuano tuttora a svolgere questi ruoli e quindi per farlo sono tutti quanti impiegati in posti strategici. Ora, un guardiano, per dircela chiara, non è che si mette che è un fruttivendolo o uno che ha un negozio di abiti, ecco, o che ne so, un insegnante di yoga piuttosto che di danza, piuttosto che di kung fu. No, assolutamente no. I guardiani svolgono tutti quanti dei ruoli ben definiti, nessuno di loro svolge però un ruolo che lo rende famoso, che rende, no, riconoscibile al mondo. Nessuno sa di niente dei guardiani, non fanno parte delle razze, della progenie che noi conosciamo come sangue blu, no? I regnanti del mondo. No, assolutamente no, non fanno parte di niente di questo, di tutto questo. I governanti sono assolutamente umani, i nostri politici sono assolutamente umani, no? I guardiani
guardiani si occupano, no? Hanno una rete, si occupano di gestire tutto quanto standosene ben nascosti dietro le quinte, quindi non li ritroveremo mai a capo di governi, non li ritroveremo mai, che ne so, no? Presenti in qualche famiglia blasonata, assolutamente niente di tutto questo. Anche i guardiani hanno delle capacità, essendo una progenie bionda, essendo una progenie, no, avvenuta da un'unione con i biondi, hanno delle capacità molto simili ai biondi. Quindi se un guardiano decide di svelarsi e di parlare con te, ha delle capacità e delle particolarità che insomma tu te ne rendi conto che non è umano. Bene, questo piccolo video finisce qui, vi ringrazio di aver ascoltato finora. Se volete iscrivetevi al canale, mettete like sul video se vi è piaciuto, aiutatemi a condividere e se volete insomma ci vediamo il venerdì sera alle ore 22 in diretta per Alieni Umani, una questione di contatto. Grazie a tutti, ciao ciao, alla prossima! Scusate, non ci sono riuscita, adesso sì. Grazie. From